Oggi voglio farti vedere come sostituisco questa vecchia finestra con una finestra nuova in PVC. Ti farò vedere ogni singolo passaggio. Il rilievo misura. Come prima cosa che io ho già fatto al sopralluogo sono andato a rimuovere questi coprifili in legno, vedi sono inchiodati, con un cacciavite in modo che posso rilevare effettivamente quanto spazio ho dentro il muro. Questo è importantissimo per poter calcolare le dimensioni della nuova finestra. Possiamo vedere che abbiamo una cassa in legno, quindi un falso telaio, che possiamo mantenere, questo non ci darà fastidio. Abbiamo circa mezzo centimetro da un lato e un centimetro dall'altro di spazio tra il falso telaio e il telaio della vecchia finestra. Voi direte, è semplice, basterà replicare la stessa misura esistente e avremo fatto. No, perché in questo caso c'è l'inganno. Il telaio esistente è molto più largo rispetto al nostro telaio in PVC. Te lo spiego così che è molto più facile da capire. Ho rimosso il telaio della finestra esistente. Utilizzerò una sezione di telaio in PVC, questa è la vista dall'alto e questa è la vista frontale. Immaginate che questo telaio è su 4 lati. Per farti capire, qui ci sarà l'anta che quando andrà a chiudersi andrà a appoggiarsi su questa guarnizione. Se io avessi tenuto mezzo centimetro come l'esistente, mi sarei ritrovato che questo angolo qua praticamente non mi sbordava dalla spalletta esterna. Questo sarebbe stato un bel problema, perché quando avrei applicato il coprifilo mi sarei ritrovato l'infisso corto. Quindi bisogna sempre tenere di riferimento la misura della spalletta esterna, calcolare che sbordi l'infisso almeno di 2 cm, in modo che quando si applicherà il coprifilo esterno vista dall'alto saremo con la misura corretta, e di conseguenza mi verrà quanto spazio rimane, che sarà oltre 2 cm di intercapedine, e se lo guardiamo dall'alto, finito il falso telaio, abbiamo perfino 4 cm. Quindi non considerate la misura dall'interno, ma misurate sempre anche l'esterno. Per applicare questo infisso ho deciso, secondo la mia tavola di posa, di utilizzare la schiuma per chiudere queste intercapedine, perché con i nastri espandenti espandono bene fino a circa 2 cm, 1,5 cm, dipende dal nastro, ma 4 cm o comunque 2,5 cm espanderebbe talmente poco che sarebbe poco efficiente. Con la schiuma invece sarò in grado di riempire bene tutta questa intercapedine. Potrei usare anche altre tecniche, ma in questo caso ho scelto questa. Esternamente andrò a applicare questo nastro, è un nastro espandente BG1 che è impermeabile alla pioggia, andrà a ridurmi i suoni, quindi sarà fonoassorbente, ma sarà anche traspirante, in modo che se mi si forma condensa dove ho schiumato sarà in grado di traspirare fuori questa umidità e tenermi il giunto di posa dove ho schiumato protetto e asciutto. Ricapitolando, dovete sempre considerare la misura della luce della spalletta esterna e di conseguenza vi verrà fuori la misura esterna del telaio. Il taglio termico del marmo. Adesso che abbiamo rimosso il telaio possiamo vedere cosa abbiamo sotto sulla nostra base. Abbiamo del marmo esterno e del marmo interno. Ci sarà questa linguetta in PVC che serviva per evitare che entrasse la pioggia col vecchio infisso. Noi andremo a rimuoverla perché ci darà fastidio. Ci ritroveremo che il marmo continua verso l'interno, sarà interrotto da questa intercapedine di circa 2-3 mm che è un po' insufficiente. Quando d'inverno si andrà a accendere il calorifero andrà a scaldarmi il marmo, quindi avremo questo marmo abbastanza caldo. Questo marmo sarà molto freddo e qui si arriverà a un punto critico che andrà a crearmi condensa, come quando alitate, evaporate su uno specchio. La condensa è l'habitat migliore per le muffe, quindi andando a fare un taglio termico, quindi andando a tagliare il marmo, un macchinario che adesso vi mostro, e andando a applicare un materiale isolante come la schiuma o delle XPS o comunque un materiale che mi interrompa il flusso freddo
caldo si eviterà di arrivare al punto di condensa. Per questo è molto importante eseguirlo. Ma quindi come si esegue questo taglio sul marmo? Ti faccio vedere il macchinario che andrò a utilizzare oggi. È un macchinario della Posaclima, ideato per il taglio del marmo ma anche del legno. È utile per andare a tagliare telai murati senza andare a spaccare tutte le pareti. Magari ti farò un video dedicato sul funzionamento di questo macchinario molto interessante. L'obiettivo è fare 2 tagli in modo da creare un'intercapedine di 1 centimetro, andare a rimuovere questo dentino di marmo e andarlo a isolare. Ti faccio vedere come si comporta questo macchinario. La profondità del marmo originale è di 3 cm. Sono andato a impostare su questa guida 3 cm,3 cm. L'aspiratore è collegato, si accenderà insieme alla macchina appena l'avvio. Eseguiti i 2 tagli dovremo estrarre il marmo in eccesso. Quello tra i 2 tagli. Utilizzeremo un cacciavite, faremo leva, guardate con che facilità esce fuori. Una volta rimosso, guarda la profondità. Potremo andare ad aggiungere l'isolante. Dobbiamo rimuovere tutto il marmo in eccesso. Guarda che spettacolo. Adesso che abbiamo rimosso tutto il marmo sulla parte centrale, il macchinario non è stato in grado di tagliarmi anche il bordino. Dovremo utilizzare uno scalpello o un cacciavite andando a colpire lateralmente finché uscirà anche questa parte, così da fare un taglio termico fino in fondo al foro. Ecco qua, abbiamo rimosso anche l'ultimo pezzettino e quindi abbiamo separato i 2 marmi. Ora applicherò del materiale isolante, della schiuma poliuretanica all'interno del foro. Andrò a spruzzare un po' di acqua per farla catalizzare. Quando sarà a metà asciugatura andrò a schiacciarla all'interno e poi ti farò vedere come isolo il giunto inferiore per andare avanti con la posa. Lasciamo asciugare, poi la schiacciamo dentro e vi faccio vedere la fase successiva, cioè come evitare che mi passi l'acqua. Impermeabilizzazione del giunto inferiore, cioè, detta in poche parole, come evitare che mi entri acqua da sotto l'infisso. Per farlo, dato che abbiamo eseguito il taglio termico, abbiamo messo della schiuma e abbiamo poca superficie di appoggio, utilizzeremo un nastro apposito, si chiama Vitosal. Non è il classico nastro espandente, ma un nastro apposito in grado di prendere la forma dell'infisso e crearmi un'impermeabilità totale. Andremo a applicarlo grazie al bioadesivo che è nella parte inferiore del nostro nastro sulla nostra base. Però ti porto adesso sulla soglia così ti spiego meglio il perché e come viene usato. Guarda, ti mostro lateralmente che è più facile da capire. Abbiamo la nostra sezione di telaio, quindi abbiamo la parte della base. Qua abbiamo applicato il nastro Vitosal, che è un nastro in grado di prendere la forma, l'impronta dell'infisso e creare una specie di guarnizione.
Vedi come riesce ad aderire bene. Qua abbiamo il nastro espandente che ci porterà via 3-4 mm, poi ti spiegherò cosa serve quello. Una volta che siamo a questa quota qua, guarda, abbiamo l'infisso che grazie al suo peso andrà a schiacciarsi su questo nastro, mentre esternamente mi rimarranno circa 2 mm, dove applicherò un cordolo di polimero qua esternamente che dovrà penetrare fino in battuta al nastro, così saremo in grado di avere una impermeabilizzazione al 100% conforme alle normative. Applicato il Vitosal dobbiamo assolutamente bloccare questo angolo critico. Qua potrebbero manifestarsi delle infiltrazioni d'acqua perché il nastro non è in grado di impermeabilizzarmi questo angolo. Quindi utilizzerò del polimero e come un silicone però molto più performante utilizzerò della posaclima, si chiama MS Power Flex 25 sigillante adesivo. È conforme a tutte le normative, garantito 10 anni, insomma abbiamo il top di gamma. Andrò a applicarlo su tutto questo angolo, salendo qua di circa 5-10 cm, andrò a sigillare anche lateralmente in modo da aver sigillato correttamente anche l'angolo, il punto più critico. Ti faccio vedere. E sali per 5-10 cm. Poi ci sarà l'altro nastro che ti spiegherò tra poco che mi farà la tenuta all'acqua. Quindi qua secondo me è sufficiente. Volendo si può fare anche un cordolino centrale che male non gli fa. Bene, ora siamo pronti a preparare l'infisso per poi posizionarlo. Questo è tutto quello che serviva per la base, per evitare infiltrazioni. Abbiamo fatto il taglio termico del marmo, abbiamo messo il Vitosal, abbiamo messo il polimero, abbiamo sigillato correttamente i bordi, quindi tutto quello che riguarda la base è fatta. Passiamo al resto. Per trasportare l'infisso senza spaccarsi la schiena dovremo separare le ante. Quindi dovremo liberare la cerniera. Per farlo utilizzeremo o una chiave specifica, che poi ogni marchio ha la sua chiave, o utilizzeremo un cacciavite facendo leva da qua sopra, oppure come faccio io con un taglierino, questo piccolo spessore, andrò a fare leva qua sotto, semplicemente così, in modo che scende questo perno che andrà a liberarmi l'anta. Con la maniglia andrò a girare come per aprire la finestra. Fatto ciò, abbiamo finito, possiamo togliere la prima anta, poi faremo anche per la seconda, così abbiamo distribuito i pesi. Come vedete alle mie spalle ho il telaio della finestra, in questo momento è girato, quindi questa parte è quella che dovrà andare verso l'esterno. Andrò a applicare un nastro espandente e un BG1. Il BG1 è un nastro che andrà a espandersi e avrà delle caratteristiche molto interessanti, quali è impermeabile all'acqua piovana, è traspirante e fonosorbente. Lo applicherò secondo tavola di posa esattamente sulla battuta esterna, in modo che mi faccia la prima barriera, e lateralmente, come abbiamo detto, andrò a applicare la schiuma perché questo nastro espande solo da 4 a 9 mm, quindi noi che abbiamo 2,5 cm, 3 di spazio tra telaio e controtelaio, non sarebbe in grado di espandersi abbastanza, per quello lateralmente userò la schiuma. Prima cosa dobbiamo verificare che la parte che sborda dal muro qua sia la stessa ambo i lati. Una volta fatto posizioniamo un laser
per controllare se siamo perfettamente a livello. Come vedete qua ci siamo. Verifichiamo anche il piombo. Allora so che avevamo un marmo veramente piano, dritto, a livello, quindi di conseguenza anche il mio infisso sarà perfettamente a livello. Se avessimo avuto un marmo storto avremmo dovuto spessorare, se di poco si poteva agire sulle cerniere di regolazione, se tanto bisogna per forza spessurare. Prenderete poi anche il piombo da questo lato. Per eseguire i fori, per inserire i turboviti utilizzeremo questi buchi che sono già presenti in questo infisso. Se non sono presenti, con una punta da 6 per ferro li andate a creare. Utilizzeremo un tassellatore, in questo caso un DeWalt, lo imposteremo su tassellatore più battente con una punta SDS, che è il tipo di attacco, da 6 mm, magari con, guarda, doppio mordente, che è in grado di perforare molto meglio. Poi useremo un avvitatore impulsi, sempre DeWalt nel mio caso, con l'inserto dedicato per le turboviti. Oh, non è caduta. Queste turboviti qua andranno a autofilettarsi all'interno del muro. Inseriremo un inserto dedicato che sia impact, cioè resistente agli avvitatori con impulsi. Prima di procedere con questi due fori laterali e quello superiore, voglio prima inserire le ante per controllare che siamo effettivamente perfettamente a livello. Nel caso posso ancora svitare e rettificare leggermente. Devo inserirla all'interno di questo perno. Bene. Ora la metto dentro la cerniera e alzo il secondo perno. Pronta. Per fissare la maniglia andrò a girare la placchetta facendo una spinta verso l'esterno. Vedete che ho l'accesso alle due viti che andrò a inserire. Proviamo la finestra, apertura, microventilazione, Vasistas. Molto bene. Facciamo un piccolo recap. In questo momento abbiamo fatto il fissaggio con le turboviti. Le vedi? Ok? Le ho aggiunte anche lateralmente, una anche sopra, non so se riesci a vedere. Dopodiché qua abbiamo il Vitosal, dietro laggiù quello bianco è il polimero che è andato ad aderire perfettamente. Poi nella parte esterna abbiamo la vecchia spalletta dove si vede ancora la controcassa in legno. Quello nero è il BG1 che è di protezione all'acqua, traspirante, tutte le caratteristiche che vi ho spiegato. Sotto, come vedete, abbiamo il polimero che sborda un po', vuol dire che è stato messo a sufficienza e è andato a sigillarmi tutto per bene. Sarà andato anche a incollarsi sopra il primo strato del BG1. Il BG1 non è fatto per gli stagni d'acqua, essendo traspirante, essendo un freno al vapore. Quindi questo primo strato di polimero che sale serve appunto per un eventuale ristagno. Sotto, guarda, c'è abbastanza spazio per fargli anche un cordolino di polimero in modo da dare la prima protezione all'acqua. Sotto c'è il Vitosal che mi fa la seconda protezione, quindi siamo messi molto bene. Lateralmente andrò a applicare questi coprifili scatolari con questa piccola L, aspetta te la faccio vedere così, che andrà a proteggermi la parte di controcassa in legno, il BG1, in modo da fare una seconda protezione. Internamente adesso andrò a spruzzare dell'acqua all'interno del giunto e applicare la schiuma poliuretanica. Applicherò poi una barriera al vapore e il coprifilo interno. Shakerata.
Ora il giunto è veramente sigillato, non serve coprire anche i più piccoli fori. Uno perché tenderà adesso a espandere e chiudermeli. Due perché c'è già una coibentazione più che sufficiente, mi serve come base per poter far appoggiare da qualche parte il coprifilo, per quello riempio anche lateralmente. Sarebbe già sufficiente anche la prima schiumatura che ho fatto. Vorrei aprire una parentesi sulle schiume poliuretaniche. Leggete molto bene l'etichetta perché rilasciano dei gas tossici per i polmoni. Dovrete usare o un respiratore o comunque perlomeno deve esserci un ariesamento degli ambienti adeguato. Chiusa parentesi. Sono passati circa 10 minuti, la schiuma è quasi asciutta, però mi permette di schiacciarla all'interno del foro, in modo che mi faccia una base per l'applicazione dei coprifili. Deve essere perfettamente planare con la superficie dell'infisso. Guarda, sto meno a farti vedere. Applicandola mi farà una base e mi terrà fermo il coprifilo. Ma prima di questo adesso andrò a schiacciare tutta la schiuma e applicare una barriera al vapore che è un nastro verde che servirà a impedire che l'umidità dell'aria dentro la stanza mi si infili all'interno della schiuma. L'umidità dell'aria all'interno dell'immobile non deve penetrare all'interno della schiuma, se no si crea umidità che porterà a muffe. Cosa molto importante, dopo aver applicato la barriera al vapore, se vi rimane uno spazietto come questo che è scoperto, andate ad aggiungere un po' di polimero. Se avete dei punti critici che non ha aderito bene, aggiungete un altro pezzo di nastro. Una volta fatto, sarete sicuri di aver isolato completamente la parte interna dal vapore. I tre lati della finestra andremo a applicare un coprifilo che andrà a nasconderla dietro. Guarda, non si vedrà niente e la posa sarà praticamente terminata. Mancherà il coprifilo esterno e il silicone sotto, insomma delle piccole rifiniture.